benvenuti sul mio canale. Oggi vorrei iniziare ringraziando tutti coloro che si sono iscritti al canale. In questo momento abbiamo raggiunto un grande traguardo che non mi sarei mai aspettato, ovvero i 200 iscritti, quindi grazie ancora. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale se vi piacciono i video e a condividerli con i vostri amici, in modo da far crescere questa community sempre di più. E inoltre vi invito a commentare i video, a mettere like o meno per farmi capire se le ricette vi piacciono. Adesso passeremo alla preparazione della ricetta, ovvero il pudding all'italiana. Andiamo quindi a vedere gli ingredienti e la preparazione. Per prepararlo ci occorreranno 2 mele, la buccia di un arancio tagliata a julienne, dei mirtilli facoltativi, 300 ml di panna, 75 g di zucchero, 2 uova, del pane bianco o altrimenti della mollica di un pane e del burro che servirà giusto per imburrare la teglia. Passiamo quindi alla preparazione. Per prima cosa andremo a sbucciare le mele, dopodiché le andremo a privare del torsolo. E le andremo a tagliare a rondelle. Bene, una volta fatto ciò, mettiamo da parte, prendiamo la pirofila, andremo a spalmare il burro. Una volta fatto ciò, prenderemo un po' di zucchero e lo cospargeremo sopra il burro. Fatto ciò, inizieremo a disporre le mele all'interno della pirofila, sovrapponendole. Fatto ciò, leveremo i bordi dal pane e andremo a ricavare dei quadratini. Li andremo a disporre sopra le mele. In questo modo. Dopodiché da un'arancia andremo a ricavare la buccia, cioè cercando di non prendere troppa parte bianca. Dopodiché andremo a tagliare a julienne. A questo punto andremo a rompere le uova all'interno di un recipiente. Aggiungeremo parte dello zucchero che ci è rimasto, circa metà, e andremo a battere leggermente con l'aiuto di una forchetta. Fatto ciò, andremo ad aggiungere la panna, amalgamiamo il tutto. Andiamo ad aggiungere la buccia d'arancio tagliata a julienne, amalgamiamo. Pronto il composto, lo andremo a versare sopra il pane e le mele. Andremo a mettere i mirtilli sopra. E infine andremo a spolverare con lo zucchero che ci è rimasto.
Fatto ciò, lasceremo riposare per circa mezz'ora. Nel frattempo andremo a preriscaldare il forno a 180 gradi in modalità ventilata. Quindi, trascorso il tempo necessario e con il forno ben caldo, andiamo a infornare e faremo cuocere per circa 25 minuti. Ecco il pudding appena sfornato. Facciamo raffreddare, dopodiché lo andremo a riporre in frigo e faremo riposare per almeno 2 ore prima di andare a servire. Bene, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Continuate a iscrivervi al canale e noi ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!